Vi do il benvenuto a un nuovo video, qui Giorgia e questo è The Chilling Goblin. Sono mancata un pochino su questi schermi, ma gli ultimi 2 mesi sono stati davvero pienissimi di tante cose e ho anche giocato nel mentre, ma adesso c'è stata la settimana del Summer Game Fest e di conseguenza di cose di cui possiamo parlare ce ne sono abbastanza. E inizierei subito in realtà da quelli che sono stati gli annunci del Warzone Direct di quest'anno, che si è tenuto l'8 di giugno. Come si può evincere dal nome, un'intera conferenza dedicata ai giochi cosi, a tutti quei titoli carini, coccolosi, insomma rilassanti. Partirei da quelli perché sono un po' l'essenza anche di questo canale e ci sono state soprattutto delle aggiunte a livello di date che potranno far felici molte persone, ma anche scontentarle, e soprattutto sto parlando della sottoscritta perché tra i vari giochi che avevo segnalato come quelli che aspettavo di più, con più ansia in questo 2024, c'era Tiny Bookshop. Ebbene, è stato annunciato per il 2025, quindi io sono veramente triste perché era uno di quelli del video che ho realizzato, che vi lascio qua sopra nelle schede, che più mi interessava, quindi lacrimucce, ma si va avanti. Mentre invece oggi stesso, che è il 20 di giugno, sarà disponibile su Steam Tavern Talk, gioco che ovviamente a livello di nome richiama tantissimo Coffee Talk, e non solo nel nome ma anche nel gameplay, cambia semplicemente che è ispirato a D&D. Sarete l'oste di una taverna, accoglierete gli avventori che sono ovviamente ispirati al più famoso gioco di ruolo da tavolo del mondo. Ci saranno, immagino, delle dinamiche un po' più particolari e diverse rispetto a Coffee Talk, perché si tratta di un gioco nuovo e soprattutto si era visto dalle immagini del trailer anche delle pozioni che vengono create nel generare proprio le bevande che si fornisce agli avventori e che possono influire persino sulle loro scelte, sulle loro avventure. Molto molto carino, non lo giocherò subito io, è davvero difficile che giochi qualcosa al day one, a meno che lo aspetti proprio tantissimo. In questo caso attenderò che si abbassi un po' il prezzo, in realtà non so neanche quanto costi, ma vabbè. Nel Warzone Direct hanno anche mostrato ET, ancora non si sa come si pronuncia, gioco francese in cui si interpreta un pittore molto carino, almeno dalle immagini che sono state rilasciate, e si ha finalmente una data, il 23 di luglio. Meno male, perché è uno dei pochi che veramente sono prossimi all'uscita e questa cosa mi rende super contenta, perché voglio prima vedere appunto un po' di feedback da parte di altre persone, di qualche streamer che seguo, per capire se è un gioco che può fare al caso mio, se la dinamica soprattutto di creazione dei dipinti o dei ritratti, insomma delle immagini di gioco, è simpatica oppure no. Insomma, questo ovviamente cambia molto. Se vedete che la parte destra della mia faccia è un po' più rigida e gonfia, è perché ho tolto 2 denti del giudizio settimana scorsa, sono ancora in ripresa. Abbiamo una data anche per After Love EP dai creatori di Coffee Talk, questa volta un gioco rhythm game, anche un po' dating sim, comunque molto narrativo, che parla di un ragazzo che ha da poco subito un lutto e dell'elaborazione dello stesso. Molto carino, anche visivamente mi piace proprio tanto, anche l'ambientazione, perché ci troviamo a Giacarta, capitale dell'Indonesia, quindi molto figo, molto diverso dal solito. Questo sarà per ottobre, quindi i giochi della parte autunnale di quest'anno, e penso che sarà la stessa cosa anche per la versione Switch, quantomeno, di Minami Lane, perché quella per PC è già disponibile. Sono dubbiosa sul giocarlo meno su PC o su Switch, penso sia un pochino più da Switch. Come potete vedere dalle immagini, si tratta di un gioco di simulazione relativo a una singola via, Minami Lane per l'appunto, come da titolo, in cui dovremo sistemare e decidere ogni aspetto di questa strada, a partire dall'estetica dei negozi, ma anche da quello che, per esempio, si tratta di cibo, possono servire, si può interagire con i gatti della strada e rendere insomma questa stradina il più accogliente possibile per i visitatori e soprattutto permettere un traffico molto elevato di persone affinché possano comprare e renderla ancora più bella. Questo è il succo del gioco, dato che si tratta davvero di una stradina, quindi non bisogna fare grandi giri di telecamera, può essere anche giocabile secondo me pure su Switch. Poi ci sono stati degli annunci di coda di titoli che non hanno esplorato a 360 gradi ma solo mostrato proprio dei frame, che però mi sono sembrati super carini. Sto parlando di Monterona, in cui bisogna dar vita a dei ricordi della propria nonna italiana, se non ho capito male tra l'altro, e la cosa molto carina è che nel costruire quest'isoletta l'utilizzo degli oggetti è molto peculiare. Ad esempio nelle immagini di gioco viene mostrato che
se si prende un lampione, lo si stacca dal suo alloggio sulla parete di un edificio e lo si trasporta sul tavolino, diventa una candela. Quindi gli oggetti, se trascinati in luoghi diversi dello schermo, diventano cose differenti, e questo permette di creare scenari diversi, facendo anche interagire i personaggi, eccetera. Non mi è chiarissimo appunto se è solo la creazione di scenari e quindi è limitato quello o se c'è un altro scopo, però è comunque visivamente molto carino, e il fatto di spostare gli oggetti in questa maniera nella parte di creazione la trovo molto innovativa. Un altro gioco che va proprio a toccare la mia specifica passione per i draghi è Dragon Shelter. Farming sim, a giudicare da quello che ci è stato mostrato, bisogna ricostruire una fattoria, ma soprattutto fare in modo che la sinergia tra esseri umani e draghi venga ripristinata, perché a un tempo c'era insomma un equilibrio tra natura e umanità che ormai è distrutto, e bisogna fare in modo che i draghi possano sopravvivere, quindi tutto facendo managing della parte dragonesca, ma anche delle proprie coltivazioni, della casetta, eccetera. Io sono un po' stufa dei farming sim, però ci sono i draghi e quindi sono venduta. Un altro giochino davvero carino che hanno mostrato è Wild Waiting. Praticamente cosa succede? Il gioco è basato sulle attese, quindi si replica in game tutta quella serie di circostanze in cui nella vita reale siamo costretti ad attendere, che può essere per esempio fare la fila alle poste, per darvi un esempio. E secondo me è un gioco carinissimo per chi come me adora fare più cose contemporaneamente e lavoro meglio. Ad esempio mi capita di giocare ad alcune cose e ascoltare dei video, guardarli anche in contemporanea. Questo gioco sicuramente permette di farlo perché ci permette di scoprire il piacere dell'attesa. Io ad esempio non sono una persona che ha problemi ad attendere, o comunque riesco a pazientare, e quando sono ad esempio in posta e mi capita accanto a una persona visibilmente spazientita, io mi innervosisco. Quindi invece questo gioco è proprio cercare di far brillare anche quegli attimi quotidiani della nostra vita in cui tocca aspettare e ci si può anche godere il momento, non quando si è di fretta, quello non è divertente. Infine, non al Wholesome Direct, ma credo sia stato annunciato così volante, un altro gioco che vi avevo mostrato, ovvero Reika, una sorta di reinterpretazione della storia di Baba Yaga in cui si interpreta noi stessi una strega, è stato annunciato per agosto 2024 e io sono molto contenta perché temevo che si andasse più in là, addirittura nel 2025. È sicuramente tra i giochi che attendo di più, quindi osserverò con interesse i prossimi passi e anche un po' di pareri. Ripeto, io non gioco niente al day one, a meno che proprio sia una roba che attendo da secoli. E parlando di cose che attendo da secoli, togliamo la parentesi Cozy Games e andiamo invece sugli annunci grossi per la sottoscritta che sono stati fatti in questo periodo, partendo da la nota dolente, cioè in realtà sono entrambe due note dolenti, ma quella più terribile è Dragon Age The Rearguard. Allora, innanzitutto questo doveva essere Dragon Age Dreadwolf. I fan di lunga data come me, che io ho giocato sia Origins, Dragon Age 2 che Inquisition e sono tra i miei RPG preferiti in assoluto, insomma, attendevamo questo gioco da un sacco di anni. E da Dragon Age Inquisition sono già passati 10 anni, Inquisition è stato rilasciato nel 2014, io ho iniziato a giocare un po' più tardi la saga, li ho giocati tutti uno in fila all'altro, però insomma mi sono subito appassionata a questa serie. E personalmente, per quanto io sia davvero un amante di giochi narrativi o comunque basati sui personaggi in gioco, devo dire che non sono contenta di quello che ho visto. Innanzitutto il trailer di annuncio è stato annichilente, cioè sì, sono stati presentati tutti i personaggi, i membri del party, però la prima cosa che chiunque ha notato è stata una grafica totalmente diversa da quella a cui eravamo abituati nella serie di Dragon Age, che ricorda un RPG dark fantasy, ok? Non magari cupo come alcuni Souls-like, però comunque con tematiche anche belle pesanti, una storia oscura. E sinceramente vedere quella grafica cartunesca, quella scelta estetica mi ha lasciata molto perplessa, perché ci sono stati troppi cambi nel team di sviluppo, praticamente è stato cambiato tutto il personale, addirittura è stato cambiato il nome, il che non è un problema di per sé, ma mi aveva già fatto presagire problematiche in arrivo. Cioè sapevamo che questo gioco sarebbe stato un problema, ok? Però noi fan siamo così, desideriamo comunque che le cose vadano bene. Non sarà così, lo sappiamo, però intanto analizziamo tutti gli step. Questo trailer è stato un disastro, meno male che poi il 12 di giugno, se non ricordo male, sono state mostrate altre immagini di gioco, di gameplay, proprio della fase iniziale di The Rearguard. Non che questo abbia fugato tutti i dubbi, nel senso che la grafica cartunesca
è rimasta e appiattisce molto alcune espressioni facciali dei personaggi che tendevano ad avere una grafica più realistica. Ora, io capisco anche la necessità di discostarsi un po' dal realismo, soprattutto quando lo scorso anno abbiamo avuto Baldur's Gate 3, che ho appena finito, tra parentesi, sono molto per la prima volta, prima run, però va bene. Io capisco che qualsiasi RPG esca da adesso in avanti dovrà, almeno per i prossimi minimo 5 anni, fare il confronto e lo perderà male con Baldur's Gate 3. Io lo capisco, ma al contempo non comprendo la necessità di cambiare totalmente rotta rispetto a quello che è stato fatto in precedenza. È un cambio un po' drastico, meglio in questo secondo trailer di gameplay, vi devo dire, perché comunque è molto dark, ci sono alcune cose carine, ma si vede che i modelli dei personaggi sono ancora molto work in progress, cioè si potevano vedere i pori della pelle dei PG, adesso invece tutto è Solas, già sembrava un uovo sodo, terrificante, quindi dal punto di vista grafico per me è no. Io non voglio neanche però che ci si fermi a essere fan di Dragon Age per la trama, per la parte romance, per insomma la parte prettamente narrativa. Non voglio, perché un gioco è comunque composto da tanti elementi e giocare a Dragon Age implica anche vivere una storia, esplorare un mondo, giocare con determinate dinamiche che poteva essere anche la visuale tattica, fermare il tempo e decidere le azioni dei propri personaggi. Quello che ci è stato mostrato invece a livello di gameplay è un action RPG, action, totalmente action, e io a parte che non sono super fan degli action, ma questo inevitabilmente finisce per tradire un po' quello che è sempre stato Dragon Age. È chiaro che con Inquisition X già ci eravamo un po' avvicinati a questa svolta action, al contempo però vedere così tanti cambiamenti, soprattutto nel team di sviluppo, non mi fa per niente presagire bene. E soprattutto non mi è chiaro ancora, se poi voi lo sapete perché vi siete informati meglio, io a un certo punto ho smesso di indagare perché mi stava venendo un'ulcera, ho visto che non sembra essere possibile proprio la dinamica di party, cioè di gestione del party come in Baldur's Gate, banalmente, come è stato nei precedenti Dragon Age, quindi decidere esattamente che cosa fanno i membri del party, mentre invece loro sembrano seguirti senza che tu possa controllarli in alcun modo. È stata mostrata questa ruota delle abilità che ti permette di utilizzare anche quelle dei compagni che poi vengono attivati in sinergia, bla bla bla, quindi questo sembrerebbe il modo in cui si applica la sinergia di party. Tuttavia questa schermata che si apre, a parte che è veramente brutta, piena, caotica, non si capisce niente, cioè nel 2024 io trovo veramente avvilente trovarmi di fronte una scelta grafica, oltre per quell'estetica dei personaggi, ma soprattutto di riempire così tanto uno schermo rendendo tutto veramente estremamente confuso. Quando comunque negli RPG, già soprattutto quelli tattici, diventa difficile perché sono sempre tanti tasti da premere, tante abilità eccetera, metterlo sopra lo schermo a oscurare, diciamo, lasciatemi passare il termine, tutto il resto secondo me rende ancora il tutto più confusionario e difficile da gestire, quindi a me non piace per niente quello che sta accadendo. Lo giocherò comunque in autunno? Certo che sì, perché sono una clown e una grande fan di Dragon Age, però per il momento non trovo grande interesse sia nelle dinamiche di gameplay che nei personaggi, perché esteticamente me ne piace mezzo, quindi non lo so, sono molto perplessa. E passiamo all'altro lato dolente, purtroppo, che è Life is Strange Double Exposure, che non so perché non so pronunciare, è una parola inglese che non mi suona. Allora, che dire, intanto nel franchise di Life is Strange negli ultimi anni abbiamo avuto tante storie differenti. Io vi dico, ho giocato il primissimo Life is Strange, Before the Storm, lo spin-off con il ragazzetto biondo, non ho mai giocato il 2 e ho iniziato adesso, finalmente, dopo la conclusione di Baldur's Gate, True Colors, che mi sta piacendo già tantissimo, sia visivamente che per la protagonista Alex, sia per i poteri che ha, la storia, insomma, mi sta già piacendo un sacco e mi sta facendo rivivere quelle sensazioni del primissimo Life is Strange con Max e Chloe. Qui torna la nostra Max, 10 anni dopo. Che cosa? Non si sa, già qui una grande parentesi, perché la scelta finale, questo grande spoiler di Life is Strange, mi auguro che l'abbiate giocato, comunque che sappiate di cosa parla. A fine gioco bisogna decidere se salvare Arcadia Bay e di conseguenza condannare Chloe a morte, la mia grande amata, oppure salvarla ma distruggere la città. È una scelta, l'unica vera grande scelta di questo gioco. Non è chiaro innanzitutto in che universo ci
troviamo, cioè se questo sarà poi selezionabile a inizio di questo nuovo titolo, ad esempio scegliendo quello che si è fatto in precedenza. Non si sa ancora. Sta di fatto che sono passati 10 anni e Max ha una nuova migliore amica che è Safi. Peccato che a un certo punto la trova morta. E io allora vi dico, io so dell'uscita di questo gioco da diversi mesi. Ero sotto embargo per cose di lavoro, ma già sapevo, quindi io già conoscevo questa trama ed ero lì nera, perché di nuovo sta povera ragazza trova la sua migliore amica morta. Basta, cioè lo stesso espediente narrativo, davvero ne avevamo bisogno? Io non credo. E anche a rivedere Max, per quanto sia bello, insomma entusiasmante, non mi piace questa scelta narrativa. Non è chiaro ancora come si inserisca nel tempo linea di Life is Strange. Sta di fatto che qui Max riuscirà a separare le realtà. Infatti nel trailer vedete che fa proprio così, creando degli universi paralleli grazie al suo potere, che è quello di riavviare, tornare indietro nel tempo. Infatti tutto Life is Strange è basato sulle scelte che si possono compiere e che Max può scegliere di fare. Quindi in questo gioco avremo più universi paralleli e ovviamente questo apre di nuovo tante parentesi rispetto a quanto vi ho già detto. Che ne sarà di Chloe? Tra l'altro l'ho visto su TikTok spammatissimo, c'è un dialogo di Max e Safi in cui parlano proprio di Chloe, quindi ok, e c'è un'immagine in cui sembra esserci Rachel Amber, che è un altro personaggio fondamentale della serie principale, indagata nel suo rapporto con Chloe Price come l'ho detto proprio in inglese, British, nel primissimo gioco spin-off Before the Storm. Quindi, non lo so, ci sono tante domande e soprattutto un'altra domanda che mi è sorta è riguardante lo stile estetico, perché sinceramente non mi dispiace a livello visivo com'è questo nuovo stile, che si discosta molto da quelli che sono stati vari Life is Strange. Non mi fa impazzire al 100% perché preferivo una grafica alla True Colors, ma la cosa più strana secondo me è che Max non sembra Max. Cioè ok che sono passati 10 anni, la gente cresce, però, non lo so, questo cappellino sembra un mix, poi ditemi se mi sbaglio, tra Steph di Life is Strange 1, ma anche presente in True Colors, e Chloe. Sembra un mixone strano tra le due, non lo so, io non la riconosco molto. Poi è chiaro che si sente la sua voce, le sue cagate, ed eccola lì, va bene. Però non lo so, non mi ha convinta come presentazione. Ho guardato poi alcune immagini di gameplay del trailer più esteso che hanno rilasciato durante una conferenza di Square Enix e mi è sembrato ok, a livello visivo mi piace, però non lo so, Max per me c'è una faccia strana. Mi sto dimenticando di un'altra notizia terribile che è stata data pochissimi giorni fa, ovvero che Life by You, un life simulator, è stato cancellato. Allora, io ovviamente sono super fan di The Sims, tutta la serie, innamoratissima sin da The Sims 2 quando l'ho scoperto da bambina, però perché è veramente questa cosa mi ha intristito tantissimo, anche perché volevo inserire Life by You in un altro contenuto che spero di fare a breve, ovvero i 10 giochi più attesi in generale nel 2024. Ormai siamo a metà anno, quindi insomma parlerò di quelli della seconda metà, dagli altri, non da me, o comunque di quei titoli interessanti che sembrano piacere. E ci volevo inserire anche Life by You, perché non lo so, a me non convinceva al 100%, c'era qualcosa che mi faceva tentennare, sembrava tutto troppo perfetto e infatti eccoci qui. Gli sviluppatori hanno rilasciato un comunicato in cui Paradox insomma, ha detto che si sono accorti mettendolo non mi ricordo se era in early access o comunque era stato provato da un po' di persone, che mancavano proprio alcuni aspetti fondamentali che avrebbero richiesto non solo un'attesa molto più lunga, di rimandare il gioco molto più in là, ma di investire tanto budget in più e tempo che purtroppo non avevano a disposizione. Hanno anche cancellato tra l'altro la divisione dell'azienda che si occupava di questo gioco, quindi che tristezza. E niente raga, io volevo un altro live sim da provare che non fosse il monopolio di The Sims e invece eccoci qua, che tristezza, un'altra notizia molto triste. Detto ciò, io ho finito con gli aggiornamenti del periodo, spero di parlarvi presto delle ultime cose che ho giocato, o comunque dei miei cozy game preferiti. Fatemi sapere che cosa dei vari annunci del Summer Game Fest vi hanno entusiasmato tanto, che cosa ne pensate delle notizie che vi ho portato io e spero di vedervi presto in un nuovo video. Ciao!